Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High o bentornati. In questo episodio vedremo tutti i modi in cui possiamo scusarci, chiedere scusa in italiano e anche i modi in cui possiamo rispondere quando qualcuno si scusa con noi. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni, sulla rotellina in basso a destra del video, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Vedremo delle espressioni sia a livello informale che a livello formale. Partiamo con l'espressione che molto probabilmente conoscerete già, scusa. Quindi scusa o scusami hanno lo stesso significato, ma scusami è leggermente più enfatico e si usano in un contesto informale, ok? Scusa, scusami. E poi abbiamo mi scusi o scusi per un contesto più formale. Ok, quindi quando utilizziamo scusa o scusi o scusami o mi scusi, si utilizzano quando abbiamo fatto per esempio un errore, uno sbaglio, ma non è niente di grosso, qualcosa del tipo sono arrivata in ritardo e mettiamo un appuntamento con una nostra amica e diciamo oh, scusa, sono in ritardo. Oppure abbiamo fatto cadere un bicchiere a casa di un amico e diciamo oh scusa, scusami. Quindi sono cose piuttosto piccole, un errore, uno sbaglio, qualcosa, niente di serio, insomma. Quindi scusa, scusami, scusi, mi scusi e scusate anche, scusate quando ci rivolgiamo a un gruppo di persone, quindi scusate ragazzi, sono in ritardo. Per gli esempi che abbiamo appena menzionato possiamo anche utilizzare mi spiace o mi dispiace, ma la differenza principale con il scusa, scusami o mi scusi e il mi dispiace o mi spiace è che questi due, mi spiace e mi dispiace, sono un po' più forti. Siamo effettivamente, sinceramente molto dispiaciuti, quindi come dire, si utilizzano un po' di più per delle situazioni un po' più serie. La differenza principale con il scusa è che il mi dispiace, quando diciamo mi dispiace, siamo sinceramente dispiaciuti verso qualcosa che ci è stato detto, verso una situazione, empatizziamo con la situazione ed empatizziamo anche con il nostro interlocutore, con la persona che ci riferisce l'avvenimento oppure con la persona a cui è capitata questa situazione, questa brutta situazione, questa situazione con cui appunto empatizziamo. Per esempio, ci viene detto, la mia amica giocava a pallavolo e si è rotta una gamba e noi diciamo, mi dispiace. Qui vedete, non possiamo utilizzare scusa perché non abbiamo fatto niente, non è colpa nostra e stiamo semplicemente empatizzando, provando compassione verso un'altra persona, quindi siamo dispiaciuti. Oppure un'altra situazione, un nostro amico ci dice non ho passato l'esame all'università e noi diciamo mi dispiace, ok? Quindi ha una connotazione diversa rispetto allo scusa e in genere scusa o scusi è anche quella parolina impulsiva che ci viene fuori in certe situazioni, come per esempio in metropolitana. Pestiamo il piede a una persona e diciamo oh scusi, ok? O scusi, certamente non diamo del tu, quindi diciamo scusi, non scusa, perché appunto scusa è informale e non diciamo tanto mi dispiace. Possiamo dire mi dispiace se siamo effettivamente, sinceramente dispiaciuti, ma non è quella parolina che ci viene impulsivamente, quindi diciamo molto più velocemente scusi, ok? Scusi. E insomma si può anche combinare, se vogliamo, possiamo combinare le due espressioni del tipo scusa, mi dispiace che non sono venuta alla tua festa ieri sera, ma ho dovuto lavorare tutto il giorno. Quindi le due espressioni scusa e mi dispiace, dipendendo anche dal contesto ovviamente, si possono combinare. Un'altra differenza di utilizzo, di uso dello scusa rispetto al mi dispiace o mi spiace è quando per esempio siamo per strada,
siamo turisti in giro per Milano, mettiamo, e non sappiamo la strada per andare al Museo delle Belle Arti. Quindi fermiamo una persona e chiediamo: scusi, mi può indicare la strada per il Museo delle Belle Arti? Quindi vedete, quello scusi o scusa in un contesto informale vuole attirare l'attenzione. Quindi quando vogliamo attirare l'attenzione di qualcuno, che magari anche interrompiamo qualcuno che sta facendo qualcosa, per esempio, scusa, hai 2 minuti? Quindi richiamiamo l'attenzione, quindi vogliamo l'attenzione di qualcuno, allora dobbiamo utilizzare scusa, non mi dispiace, non diciamo mi dispiace, hai 2 minuti, no, non si usa in questa maniera, si usa scusa, ok? Scusa, hai 2 minuti? Stessa cosa, utilizziamo scusa e non mi dispiace quando chiediamo a qualcuno di ripetere qualcosa che è appena stato detto e che magari ci è sfuggito. Quindi diciamo scusa, puoi ripetere? O scusi in un contesto formale. Possiamo anche dire come, oppure possiamo dire prego. Possiamo anche dire a livello informale cosa, quando chiediamo a qualcuno di ripetere, quindi un po' come in inglese what, che non abbiamo appunto sentito bene, che chiediamo appunto di ripetere, oppure possiamo dire anche che, però che è un pochino, è quasi, rasenta quasi il maleducato, quindi non vi consiglio di utilizzare che così, perché insomma è un pochino troppo brusco, ok? Quindi spero che abbiate capito la differenza tra scusa, scusi e mi spiace, mi dispiace. E adesso vediamo altri modi di scusarci. Vediamo prima modi informali e poi passeremo a modi formali. Allora, a livello informale possiamo anche dire perdonami o mi perdoni? O possiamo anche dire non volevo, non l'ho fatto apposta. O possiamo anche dire è colpa mia, è tutta colpa mia. Certo, quando diciamo è tutta colpa mia, però in realtà è, insomma, si utilizza per una situazione piuttosto seria, non diciamo se è tutta colpa mia quando arriviamo in ritardo, per esempio. Possiamo anche dire ti prometto che non si ripeterà, ok? Però qui dobbiamo, attenzione, dobbiamo avere una certa, per conservare la nostra reputazione, effettivamente state attenti quando utilizzate questa espressione, perché è un po' una promessa, no? Di non commettere ancora quell'errore. Ed in situazioni formali, oltre al mi scusi, possiamo dire anche le chiedo scusa o le chiedo perdono, mi perdoni. Possiamo anche dire sono mortificato per quello che è successo, sono mortificata per l'accaduto. Possiamo anche dire sono spiacente, oppure mi assumo tutte le responsabilità per quello che è successo, mi assumo piena responsabilità per l'accaduto, ok? Quindi ci sono diverse opzioni in cui appunto possiamo scusarci. Come rispondere invece a quando qualcuno ci chiede scusa? Allora, in un contesto informale possiamo dire non c'è problema, nessun problema, possiamo dire non fa niente, non fa nulla, oppure non è niente, non è nulla. Oppure possiamo anche dire non preoccuparti, non ci pensare, o succede, sono cose che succedono, ok? Quindi qua quando non vogliamo proprio far pesare alla persona appunto che ci chiede scusa, non è niente, insomma non è un problema, ok? A livello formale possiamo dire poi non si preoccupi sì, anche non c'è nessun problema, anche abbastanza comunque formale, possiamo dire anche non importa. E per accettare invece le scuse, quando siamo contenti invece di appunto ricevere queste scuse, le accettiamo, possiamo dire scuse accettate, o possiamo dire accetto le tue scuse o accetto le sue scuse in un contesto formale. Quindi queste erano tutte le espressioni che abbiamo visto per oggi per chiedere scusa e poi per rispondere quando qualcuno ci chiede scusa. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato utile, e se sì mettete un like e considerate iscrivervi al canale così che non perdete nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!